Bene, ben arrivati. Oggi siamo in compagnia di Beatrice Pascolini, siamo in una realtà piccolissima ma grande in tutti i sensi. Siamo nella zona di Cividale, l'azienda è la Luna Storta. Bene, intanto grazie a Beatrice che ci ospiti in questa meravigliosa realtà. Grazie a te Elisa, è un piacere. Ecco. Allora, volevo farti 4 domande, così raccontiamo anche ai nostri amici quello che fai tutto il giorno, che ti impegna tutto il giorno. Allora, la cosa che mi preme far sapere è perché ti sei avvicinata a questo mondo, che cos'è che ti ha spinto a prendere in mano questa bellissima realtà. Beh, quello che mi ha spinto è senz'altro la radice, nel senso che l'azienda era un'azienda gestita dal papà e prima ancora fondata dal nonno, e quindi c'era la voglia di continuare un percorso e di preservare questo fazzoletto di terra che era appunto della famiglia, la voglia di di curare questa terra come fosse un giardino per restituirla a chi verrà dopo, no? Nel senso che io credo che questa terra, questa vigna, il bosco anche, ce li ho in prestito in questo momento ce li abbiamo in prestito io e mio marito, ma prima o poi dovremo restituirli e vogliamo restituirli meglio di come li abbiamo trovati, per cui ecco, questo è tornare a casa, alle radici, portare avanti un percorso, questo è. Che bello. E senti, in 3 parole o 4, come descriveresti i tuoi vini? Perché intanto bisogna specificare la tua linea, in quanti vini quanti vini producete, no? Giustamente, Sì. Perché non fate grossissime quantità, No. E si riducono anche a una scelta effettivamente bella concentrata. Sì, la nostra è un'azienda piccolina, per cui in questo momento abbiamo 4 etichette, un bianco, 2 rossi e un metodo classico. Allora, è difficile dare una definizione al vino. Se qualcuno mi chiede qual è il tuo vino di punta, Sì. ecco, in realtà io un vino di punta non ce l'ho, perché quando ti occupi di un pezzettino di terra, che è quello che dicevamo prima, piccolino, e produci 4 vini, non puoi avere un vino di punta. Ogni vino è come fosse il tuo figlio, non c'è la prima linea, la seconda linea, quindi credo che definirli è difficile, però dentro c'è sicuramente l'amore, la passione, l'entusiasmo e anche un po' il timore, perché non è sempre tutto rose e fiori, ci sono ovviamente anche le preoccupazioni, la paura che in una grandinata di 5 minuti ti porti via tutto il raccolto, tutto il lavoro di un anno, e quindi dentro c'è tutto, ci sono emozioni, ecco, emozione forse è il termine che riconosco. Che più rappresenta i tuoi vini. Sì. Condivido. Ecco, invece una cosa simpatica, visto che hai parlato di radici, sei una friulana doc, possiamo dirlo, c'è un detto friulano al quale sei legata o che magari ti capita di dire spesso con qualcuno? Diciamo che non parlo friulano, lo capisco, sì, okay. Provengo dalla famiglia friulana, non lo parlo così bene, proverò a dirlo comunque in friulano. Mi viene a pensare al proverbio non è un mal che non si riancia un ben, non c'è un male che non sia anche un bene. Per cui soprattutto quando hai a che fare con la natura, dove puoi cercare di controllare le cose, ma il controllo assoluto non ce l'hai mai. Anche la cosa brutta che può essere, appunto, come dicevamo prima, la grandinata che ti rovina un'annata, in fondo magari ti aiuta anche a trovare un'energia nuova, una voglia di provare o di sperimentare qualcosa di diverso, perché magari quella varietà non ce l'hai più e quindi vuoi provare una cosa diversa. E quindi veramente credo che
non c'è male che non sia anche bene. Poi bisogna avere anche la capacità di trovarlo il bene, Brava, anche brava. nelle situazioni più difficili, insomma, Certo, ecco. certo, insomma, sono convinta che tu riesci a farlo, riesci a Sì, trovarlo. ci provo. Bene, invece, ecco, l'ultima domanda, quella che un po' mi fa pensare un po' al futuro, è proprio quella che ti vorrei fare. Che cosa ti aspetti, che cosa, o meglio, che cosa auguri alla tua azienda, ai tuoi vini per il futuro? Ma mi auguro che sicuramente che possano essere conosciuti, apprezzati, perché poi è quello che ognuno di noi fa con il proprio lavoro, ha voglia di trasmettere qualche cosa. Quello che mi piace è pensare che questi vini siano al centro di una tavola. Attorno a questa tavola ci sia una famiglia o un gruppo di amici o un gruppo di persone che comunque condividono qualcosa, e quel qualcosa è magari la bottiglia di vino, ma le chiacchiere, le emozioni, e anche nel periodo del lockdown concluso da poco, che è stato un periodo che ha messo a dura prova tutti, tanti amici ci mandavano le fotografie della nostra bottiglia in tavola, e guarda, veramente è stata una cosa emozionante vedere, sapere di essere parte di un momento felice conviviale. Sì, questa è quella cosa che mi auguro, che la bottiglia di vino sia sempre legata ad un momento bello, positivo, di condivisione. Ma sarà sicuro così. Io ti ringrazio tanto, Beatrice. Grazie a te, tanto. E brindiamo. Certo. Devo dire che ne ha beneficiato anche l'ape di questo l'ape. buon vino, però evviva l'emozione. Cin cin.